Allora ragazzi, ferma. Sicuramente la vivrete come un tradimento e vi spoilerò subito che purtroppo ne vedrete degli altri di questi tradimenti e probabilmente non solo col monoruota. Però lasciamo stare, viviamo alla giornata e andiamo avanti un passo alla volta. Subito devo ringraziare Luigi di Overwheel, che quando ci ha contattato per chiederci se avevamo voglia di provare questa nuova era di monoruota, io non ho saputo dirgli di no, anche perché a me le novità, quelle succulente come questa, mi piacciono veramente tanto. Tutto questo è partito così a caso, da una cosa piccola, e poi dopo ci siamo ritrovati con questo amore che è partito in maniera clamorosa per la ruota. Questo probabilmente è la stessa cosa che è successo anche a Shen Chen, l'inventore del monoruota. Non so se lo sapete che l'inventore del monoruota era un laureato in agraria. Non me la sarei mai aspettata. Lui non ha inventato solo questa cosa. Dalla Cina si è trasferito un giorno negli Stati Uniti e da lì è partita proprio in grande scala la sua voglia di inventare cose nuove. Ha inventato prima dei pattini o qualcosa di simile, poi dopo un monoruota a pedali, un monociclo, fino ad arrivare al solo wheel, che potete vedere in queste immagini, che era l'antenato dell'attuale monoruota. E ora, prima di andare con ovviamente tutta la recensione, tutto questo video per farvi conoscere meglio questa S18, vi ricordo che giù in descrizione trovate ovviamente i link per andare a placare la scimmia se vi partirà come è successo a me, quindi potrete andare ad acquistare da Overwheel questa splendida S18. Ma non solo, troverete anche i link come al solito per il nostro mercatino dell'usato, dove solitamente noi andiamo a mettere in vendita i nostri mezzi per andare a dare nuova linfa al canale, quindi chi ci volesse sostenere può andare lì tranquillamente e troverà i nostri mezzi in vendita, oltre a quelli di tutta la nostra community. E oltre a questo trovate i link per tutti i contatti, quindi il nostro gruppo per venire a entrare in contatto con noi. Adesso bando alle ciance, andiamo con la sigla e vi inizio a far conoscere la nuova era di monoruota, Kingsong S18. Sigla. Ecco, questa è la nuova era del monoruota. Adesso ve lo racconto un pochino. Questa è la nostra prima recensione e ho piacere di farvi entrare anche a voi in questo mondo, facendovi conoscere quello che è stato l'inizio del monoruota ammortizzato per eccellenza, Kingsong S18. Pesa 22 kg. Questi chili sono distribuiti molto bene su tutta la superficie, ben bilanciato sempre in qualsiasi condizione. L'altezza delle pedane da terra è di circa 18 cm, che però andando a regolare semplicemente un registro che troviamo al di sotto della scocca si riesce a rendere un po' più gradevole alla guida anche di chi la reputa un po' troppo alto. La dimensione della ruota è da 18 pollici, è sempre gestita da un motore da ben 2200 watt di potenza. Questa cosa assicura sempre grande sicurezza, soprattutto nelle frenate, anche perché chi non lo sapesse, nel monoruota elettrico il motore si occupa sia dell'accelerazione ma anche della frenata. Quindi avere maggior potenza serve anche per avere più sicurezza nella frenata. Kingsong S18 presenta una batteria da ben 1110 Wh. Per i profani, per coloro che sono avvezzi al nostro canale, vi dico soltanto che è una batteria da 84 volt. Le batterie, per cercare di andare a gravare il meno possibile sulla forza di gravità, si trovano nella parte bassa, poco sopra alle pedane, in modo da avere maggior comfort di guida e più che altro avere la padronanza completa del mezzo. La casa dichiara circa 110 km di autonomia. Noi abbiamo fatto dei test e siamo arrivati a circa la metà, sicuramente dovuto dal fatto che le autonomie, come al solito, vengono basate su pesi molto inferiori rispetto a quelli italiani.
più che altro che te pesi 110, magari 110 che? state fatte con una persona che ne pesa 50, ecco. Per ricaricare completamente il monoruota servono all'incirca 6 ore. Ovviamente il caricabatterie, essendo da 2 A, le porte di ricarica si trovano nella parte frontale. Oltre alla presa di ricarica di Kingston troviamo anche una presa USB per i vari accessori, quindi qualora se rimaniate senza batteria nel vostro cellulare avrete la possibilità di andare a ricaricarlo con la presa supplementare che si trova nella parte frontale. Il monoruota, quando si è per strada e si ha bisogno di fermarsi un attimino, si riesce a guidare tranquillamente con il trolley. In questo caso si trova nella parte centrale. Questa secondo me è uno dei punti che dà la maggior maneggevolezza in un monoruota. Infatti col mio vecchio RS19, avendolo nella parte posteriore, tendeva ad essere un po' imbizzarrito quando si muoveva. La particolarità di S18 la troviamo qua nella parte posteriore, dove andiamo a trovare un sistema di leveraggi fatti appositamente per dare un'ammortizzazione. Questa, a differenza di altri monoruota, va ad ammortizzare il telaio, non solo le pedane come succede in V11 di InMotion. Il tutto viene gestito da un pistone ad aria, dove abbiamo 2 attacchi per le pompe ad alta pressione che ovviamente trovate in confezione del monoruota, per andare a settare sia la compressione dell'ammortizzatore sia anche l'estensione, e tramite questa chiavetta potete andare a regolare finemente quello che sarà la durezza dell'ammortizzatore. Kingston in questo S18 ha badato poco all'apparenza e molto alla sostanza. Infatti non troviamo, come in altri monoruota, casse Bluetooth oppure lucine stroboscopiche per dare maggior visibilità al monoruota. È molto essenziale. Questa essenzialità si va anche a riversare nella linea che esteticamente rappresenta una delle linee meglio riuscite, a mio avviso, di monoruota negli ultimi anni. Abbiamo una ruota naked, infatti qua non abbiamo problemi di surriscaldamenti come è successo a me nella scalata dell'Etna. Qua la centralina non darà mai nessun problema, infatti essendo così senza carene, S18 riesce ad avere sempre la temperatura perfetta. Quindi luce anteriore, luce posteriore ci sono, e oltretutto la luce posteriore secondo me è bellissima. In più, cosa non da poco, in questo monoruota troviamo un sensore di luminosità. Al calare del crepuscolo si andrà ad attivare in automatico la luce quando reputerà che sia il momento giusto. La potenza della luce è settabile in 3 diverse modalità. Troviamo subito una sorta di abbagliante, poi dopo troviamo la mezza luce più una luce stile di posizione che servirà più che altro per farsi vedere. Ora, per arrivare alle conclusioni di questo S18, vi posso dire che una volta presa confidenza e più che altro una volta iniziata a familiarizzare con la sospensione, vi renderete conto che con molta fatica riuscirete a tornare indietro. Infatti vi permette di avere una guida più spensierata. Già il monoruota di per sé tende a darvi quell'idea di libertà e quella sensazione come di volare. In più, con questo S18, grazie alla sospensione, vi permetterà di andare su una qualsiasi buca e di non rendervene conto. Spero che questa recensione, questa è un modo di farvi conoscere un mezzo nuovo, vi sia piaciuto. Vi invito a farci sapere ovviamente qua giù nei commenti se questa tipologia di mezzi è di vostro interesse, e vi consiglio ovviamente di iscrivervi per rimanere sempre in contatto con noi, e vi aspetto nei prossimi video. Mi raccomando, ricordatevi sempre che il futuro è elettrico e ci sono anche i monoruote elettrici. Ciao ragazzi!